Bene ragazzi, buongiorno. Continuiamo, vediamo di ultimare la nostra carrellata di lezioni sul Regno d'Italia dal 1861 al 1914. Parliamo dell'età giolittiana, dell'epoca che vede come Presidente del Consiglio, come dominus della politica italiana, Giovanni Giolitti. L'età giolittiana va dal 1901 al 1914, o meglio, più propriamente dal 1903 al 1914. Abbiamo visto che dopo la crisi di fine secolo e le elezioni del 1900 che danno un risultato controverso, grosso modo i liberali di destra di Salandra e Sonnino e i liberali di sinistra di Zanardelli e Giolitti ottengono lo stesso risultato elettorale. Il nuovo re, Vittorio Emanuele III, appena succeduto al padre Umberto I, ucciso in un attentato da un anarchico a Monza, dà l'incarico di governo non alla destra liberale che perseguiva, ricordate, un proprio programma di cambiamento autoritario, di svolta autoritaria in Italia, bensì alla sinistra liberale, una nuova forma di sinistra storica, una sinistra liberale che riafferma la centralità del Parlamento e vuole portare avanti anche molte riforme. Quindi Umberto I dà l'incarico di governo, l'abbiamo visto nella scorsa lezione, a Zanardelli. Giolitti è il suo ministro dell'interno per 2 anni, dal 1901 al 1903. Poi Giolitti prende il posto dell'amico Zanardelli, appunto segnerà un'epoca dal 1903 al 1914, sarà Presidente del Consiglio con qualche interruzione, cioè non continuativamente. Giovanni Giolitti voleva fare molte riforme, secondo alcuni storici, alcuni interpreti, ne fece poche. La sua azione di governo fu deludente e in realtà l'afflato, lo slancio riformista ci sarebbe stato soltanto nei primi 2 anni, nel 1903 e nel 1904, e poi sarebbe accaduto che Giolitti abbia impresso una svolta conservatrice ai suoi governi. In realtà io non sono del tutto d'accordo. Giolitti fece delle riforme molto importanti per l'Italia di allora. Certo, avrebbe potuto fare di più, ma non è solo colpa sua se non vi è riuscito. L'Italia si trovava in una situazione difficile, eh, c'era certo la classe liberale che ancora governava, però era insidiata dall'aumento dei consensi sia per l'estrema sinistra, per il Partito Socialista, con il quale Giolitti, lo vedremo, cercò sempre di collaborare, ma furono i socialisti a non volerlo fare, sia i nazionalisti aggressivi e autoritari di estrema destra. La situazione sociale era difficile, l'Italia veniva, ricordate, alla fine dell'Ottocento, gli ultimi 4 anni dell'Ottocento, da una serie di scontri, di manifestazioni, di disagio sociale che si traduceva in proteste, si traduceva in violenze spesso spontanee. Non sempre si trattava di manifestazioni, di scioperi o di moti organizzati dal Partito Socialista o dalle strutture vicine al Partito Socialista. Giovanni Giolitti, sin da quando va al governo, inaugura davvero una politica nuova. La sua idea è quella della neutralità tra capitale e lavoro, tra padrone e lavoratore, tra padrone e salariato. Si tratta di una vera e propria rivoluzione. Ci sono scioperi, ci sono occupazioni delle terre, ricordate i fasci siciliani in Sicilia, ci sono occupazioni delle fabbriche. Giolitti che cosa fa? Non interviene. Di solito i governi intervenivano e
facevano sparare sui manifestanti, cioè intervenivano in maniera repressiva e prendevano le parti naturalmente dei padroni la cui proprietà privata era stata violata dalle occupazioni o dagli scioperi illegali, dalle manifestazioni e così via. Invece Giolitti non lo fa, lui dice che vuole mantenersi equidistante tra capitale e lavoro, tra il padrone dell'attività economica, per esempio dell'industria, e i proletari, gli operai salariati che sono in rivolta. Questa è una vera e propria rivoluzione. Il governo non prende più la parte, il potere politico non prende più le parti dei padroni, reprimendo in maniera molto dura i proletari, bensì lascia fare. Il governo è neutrale, certo, cerca di mettere d'accordo le parti, cerca di mettere d'accordo i capitalisti e i salariati, o cerca di fare delle riforme per in qualche modo far ottenere ai rivoltosi qualcosa di quello che loro chiedono, quindi non più la considerazione non più la considerazione del disagio sociale, delle rivolte sociali e lavorative semplicemente come un problema di ordine pubblico, come è accaduto con Crispi, con Di Lumini, con Pellù. Giolitti pensa che i manifestanti, gli scioperanti, in generale il Partito Socialista, il movimento operaio sia un interlocutore con cui si può trattare. All'inizio Giolitti viene preso per matto, insomma non interviene di fronte agli scioperi, alle manifestazioni e così via, invece poi lui ottiene in realtà il risultato voluto. La violenza da parte degli operai, dei manifestanti, si attenua perché Giolitti concede loro degli aumenti salariali, quindi comunque i manifestanti ottengono molte cose, degli aumenti salariali e anche del rafforzamento del ruolo dei sindacati all'interno delle fabbriche, quindi riforme, provvedimenti che vanno a favore delle classi popolari, spesso appunto sfruttate nel lavoro, e inoltre vengono appunto facilitati gli accordi negoziali caso per caso tra il padrone e i lavoratori, quindi una nuova politica rischiosa, però apparentemente vincente. Certo, Giolitti è anche fortunato perché, a differenza dei suoi predecessori, lo scontro sociale diminuisce, anche perché la crisi economica internazionale ormai nel 1905 è superata e abbiamo una nuova crescita industriale, perlomeno industriale, perché comunque invece nelle campagne i contadini non ottengono nessun tipo di miglioramento, d'accordo? Quindi neutralità tra capitale e lavoro. Giolitti chiede, da precise disposizioni ai prefetti e alle forze dell'ordine, di non intervenire quando gli scioperi sono economici, quando gli scioperi sono motivati da necessità economiche e si propongono obiettivi economici, salariali per esempio. Invece gli scioperi vanno repressi quando sono scioperi politici, d'accordo? Quando sono scioperi contro la proprietà privata, sono scioperi motivati da ideologie. Giolitti poi farà numerose riforme anche proprio a favore delle classi popolari, in particolare la limitazione del lavoro di fanciulli e donne, e poi ovviamente le pensioni. Nello stesso periodo in cui le pensioni venivano istituite in Gran Bretagna dai governi progressisti liberali laburisti di Asquith, anche in Italia abbiamo le pensioni, vengono istituite pensioni, forme di previdenza, assicurazioni. Tra le assicurazioni obbligatorie sono le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro. Giolitti fonda l'INA, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in cui lo Stato con la sua burocrazia si occupa appunto delle assicurazioni. Molti meriti sull'istituzione delle pensioni in realtà ancora adesso vengono attribuiti a Mussolini, al fascismo. È vero che il fascismo aumentò comunque la spesa pensionistica e le fattispecie. Per esempio il fascismo, lo vedremo quando parleremo del fascismo, introdusse la pensione di reversibilità per le vedove, per il coniuge debole dopo la morte del marito, quindi ampliò comunque certamente l'assistenza pensionistica, però non è Mussolini, non è il fascismo che ha introdotto le pensioni in Italia, è stato Giolitti. Prima non c'era quasi niente a livello di assistenza pensionistica. Altre riforme di Giolitti, la nazionalizzazione delle ferrovie, vi ricordate, annosa questione che fece cadere l'ultimo governo della destra storica, viene realizzata nel 1905, la nazionalizzazione delle ferrovie. Giolitti ha grossi problemi nel far passare questo provvedimento. La nazionalizzazione delle ferrovie serve ovviamente affinché le ferrovie, passando dai privati allo Stato, possano entrare in una logica non meramente economicistica del profitto e quindi possano essere, capite, costruite delle ferrovie anche nelle tratte, anche tra i paesi, tra le città minori. Finché le ferrovie erano private, ovviamente al privato non interessava costruire le ferrovie minori tra i centri minori, tra i paesi, perché vi erano pochi passeggeri, non convenivano dal punto di vista del ricavo, e così successe che una volta completate tutte le ferrovie più importanti, le aree più depresse o meno popolate, più difficoltose del paese restavano senza ferrovie, perché i privati appunto non avevano convenienza a costruirle. Invece, nazionalizzando le ferrovie, lo Stato può permettersi di costruire anche ferrovie in perdita, ferrovie che hanno pochi passeggeri, non danno grandi introiti, ma comunque servono al bene comune, servono comunque alle popolazioni, ovviamente. Quindi anche la costruzione dell'acquedotto pugliese, che sarà terminato molto tempo dopo di lui, e così via. Nel 1906 nasce il sindacato, il più importante sindacato di sinistra, la CGL, che all'inizio era senza la I, lo sapete adesso è con la I, la Confederazione Generale del Lavoro. Giolitti si sforza di avere buoni rapporti con la CGL come con il partito socialista. La riforma della scuola, che di solito è sottovalutata, sempre nel 1906 finalmente abbiamo un'ottima riforma della scuola, la Danio-Credaro. La Danio-Credaro prende il nome dai due ministri che ovviamente la fecero approvare. E ricordate la legge Casati, la legge Coppino, abbiamo messo in evidenza quanto fossero limitate. La Danio-Credaro aumenta gli anni della scuola elementare da 4 a 5, come è adesso, quindi un biennio di 2 anni più un triennio, quindi la scuola elementare diventa più lunga, passa da 4 a 5 anni. Questi 5 anni della scuola elementare sono tutti obbligatori e gratuiti, ma la svolta è un'altra, non certo quella di aver messo un anno in più. Ricordate che il problema nelle scuole è il fatto che lo Stato non se ne occupava economicamente, lasciava il finanziamento delle scuole ai comuni, e spesso, ricordate, i comuni dissestati come quelli del sud non avevano i soldi per istituire scuole, per pagare i maestri, per trovare i locali. Invece adesso finalmente lo Stato finanzia l'istruzione, vengono creati gli uffici scolastici regionali, i provveditorati agli studi provinciali, d'accordo? Quindi lo Stato
finanzia, costruisce, si occupa delle scuole, sceglie anche seleziona, attenzione, gli insegnanti, compresi i maestri elementari, che ricordate prima erano scelti del tutto arbitrariamente dai sindaci e spesso non avevano neanche dei titoli, quindi il fatto che lo Stato finalmente finanzi l'istruzione fa sì che le scuole vengono effettivamente costruite anche nei villaggi, anche nei paesi più poveri, per esempio del sud. È altro grande pregio da Danio Credaro il fatto che finalmente vengano istituite delle sanzioni, ricordate che non c'erano, per i genitori che non mandano i figli a scuola. Per il resto, oltre alle elementari, la scuola resta uguale con la doppia, vi ricordate la doppia, la scuola italiana, con la doppia scuola media, una di avviamento al lavoro, una di impostazione classica, cioè il ginnasio, con il liceo classico che poi permette di andare all'università. Il problema resta sempre quello che vi sono poche materie scientifiche nell'istruzione e in tutti gli ordini e i gradi. La legge Danio-Credaro davvero funziona e riesce ad abbattere il livello di analfabetismo in Italia. I frutti della Danio-Credaro si vedranno pochi anni dopo la prima guerra mondiale, quando appunto il tasso di alfabetizzazione il tasso di alfabetizzazione aumenta moltissimo, moltissimi anche contadini, moltissimi anche appartenenti alle classi popolari sanno almeno, come si diceva all'epoca, scrivere, leggere e far di conto. Diventa un'abitudine ormai mandare i figli a scuola. Intorno al 1910-1915 l'idea di mandare i figli a scuola, perlomeno nelle prime classi elementari, diventa un'idea normale, un'abitudine, quasi tutti lo fanno, anche tra le classi contadine, quindi questo sicuramente è un merito. Lo sviluppo industriale, abbiamo visto che prima di Giolitti l'Italia aveva solo poche industrie, soprattutto industrie pesanti. Vi ricordate industrie che non vendevano merce ai consumatori privati, ma si basavano sulle commesse di Stato, no? Un capitalismo di Stato spesso clientelare e corrotto. Ricordate, lo Stato finanziava, agevolava le aziende dei propri amici, anche magari quelle che producevano in eccesso o che producevano beni che non era conveniente produrre o che non servivano. C'è mancanza di libera concorrenza, pochi gruppi che costituiscono dei trust, dei monopoli, uccidendo la libera concorrenza. Questo non cambia nell'epoca giolittiana, purtroppo il capitalismo italiano continua a essere questo genere di capitalismo di Stato con pochi grandi gruppi, soprattutto nell'industria pesante e così via. Tuttavia il tasso di industrializzazione aumenta fortemente. Gli storici sono concordi nel dire che la vera e propria industrializzazione in Italia, la fase del take-off, del decollo industriale, secondo lo schema delle fasi di industrializzazione di Rostov, vi ricordate, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della prima rivoluzione industriale, avvenga proprio nel primo decennio del Novecento, nel primo quindicennio del Novecento, comunque nell'epoca di Giolitti. L'Italia è un paese che si industrializza, anche se si industrializza tardivamente. Il modello di sviluppo industriale dell'Italia è un modello di industrializzazione ritardato, simile a quello della Russia, che infatti si industrializzerà negli stessi anni. Il modello di industrializzazione ritardato prevede che l'industrializzazione sia a macchia di leopardo non uniformemente distribuita in tutto il territorio. Ed è precisamente quello che avviene in Italia. Le industrie si sviluppano soprattutto nel triangolo industriale Genova, Torino, Milano. Poi vi sono anche industrie in Toscana, in Emilia-Romagna, di meno, ma il centro e soprattutto il sud è quasi del tutto privo di attrezzature industriali. Anche il Veneto, non pensate al Veneto ricco
manifatturiero di oggi, all'epoca il Veneto era un po' come il Meridione, un posto arretrato e fortemente agricolo. Questa voi direte, ma è una cosa spontanea, forse questi erano Genova, Torino, Milano, erano già le regioni italiane più evolute, già pronte all'industrializzazione. In parte è così, ma solo in parte. Abbiamo visto che l'industrializzazione italiana viene diretta dallo Stato, lo Stato decide dove, quando, cosa produrre, quali industrie favorire. Quindi si tratta di un'industrializzazione forzata. Fu una scelta precisa di Giolitti e anche della classe precedente che aveva preceduto Giolitti, quella di far industrializzare soprattutto quasi soltanto il nord-ovest dell'Italia. Questa sembrava la zona a vocazione industriale, ma era anche la zona dove la zona di provenienza dello stesso Giolitti o della maggior parte della classe dirigente italiana, d'accordo? E quindi si tratta di una scelta che penalizza gravemente il sud. L'industrializzazione è forzata, è stata volutamente realizzata, incrementata in questo triangolo industriale. A Genova c'erano i cantieri navali importantissimi i cantieri navali dell'Ansaldo San Pier d'Arena. A Milano e Torino c'erano moltissime industrie, anche pesanti, industrie siderurgiche, industrie meccaniche, industrie chimiche. Abbiamo visto che formano dei trust che producono e vendono allo Stato, cioè hanno gli ordinativi, hanno le commesse dallo Stato. È un capitalismo in cui lo Stato decide quali industrie vendono, quali industrie producono, perché è soprattutto lo Stato che acquista quello che le industrie appunto producono. Noi abbiamo dei trust, dei pochi grandi gruppi in ciascun settore. Nella chimica la Montecatini, faccio i nomi dei gruppi industriali più importanti, la Montecatini, la Pirelli che appunto con la vulcanizzazione della gomma, no, in chimica produce pneumatici, quindi la Montecatini e la Pirelli. Nella siderurgia il ferro, la Breda e l'Ilva. Nell'industria meccanica sempre la Breda e l'Ansaldo. Questi sono alcuni dei principali tra i gruppi industriali italiani. Inoltre si sviluppa, questa è una cosa importantissima, l'industria idroelettrica. Abbiamo già visto in altri argomenti che l'invenzione, si fa per dire, l'invenzione dell'elettricità consentì anche a paesi privi di carbone come l'Italia di produrre elettricità e di trasferirla attraverso elettrodotti grazie all'energia cinetica dell'acqua, quindi non più centrali termoelettriche a carbone, ma centrali idroelettriche per produrre appunto elettricità. Si sfruttano i fiumi del nord Italia, soprattutto del Veneto, aziende come la SADE oppure la SAN realizzano alcune delle dighe più alte del mondo, delle industrie idroelettriche davvero di portata internazionale, di grande livello. Quindi il sud viene trascurato. Giolitti fece un piano industriale soltanto per Napoli, cioè si occupò di una certa industrializzazione soltanto nella zona di Napoli. Molte polemiche contro Giolitti, perché si disse Giolitti trascura il sud e lo trascura volutamente, perché cosa succedeva? Giolitti prendeva i voti degli industriali, dei grandi industriali, però attenzione anche di moltissimi operai del nord. Vi ricordate le riforme e la mano gentile che Giolitti aveva avuto con gli operai anche
nel caso di manifestazioni violente, però di quali operai? Cioè Giolitti in realtà, molti dicono, favoriva soltanto gli operai specializzati delle grandi industrie del nord, cioè l'aristocrazia operaia, gli operai che guadagnavano di più, gli operai più qualificati. Si tratta di un'aristocrazia operaia che spesso occupava anche posti di rilievo all'interno del sindacato o del partito socialista. Cioè in realtà quando si parla di classi popolari che Giolitti aiuta, stiamo parlando di un'aristocrazia operaia, stiamo parlando degli operai qualificati, quelli ad alto salario delle delle industrie del nord. Per quanto riguarda invece i poveri contadini del sud, Giolitti non fa la stessa cosa. Noi abbiamo visto Giolitti non interviene nelle lotte operaie, non interviene a reprimere gli operai. Quando però sono i contadini del Veneto del sud a occupare le terre, a manifestare, a scioperare, in quel caso invece Giolitti ha una politica diversa, interviene, fa reprimere violentemente, sanguinosamente le organizzazioni operaie. Quindi capite, Giolitti sceglie quale parte di classe lavoratrice favorire. Di certo i contadini non sono tra quelli. Giolitti quindi perché? Perché Giolitti nessuna riforma agraria a favore dei contadini del Veneto del Sud. Giolitti prendeva i voti dai grandi latifondisti, dai grandi agrari del Sud. Abbiamo detto che in generale sempre la sinistra storica aveva preso molti voti al Sud. Giolitti viene accusato di ottenere molti voti, di far eleggere facilmente i suoi candidati nel Sud attraverso la corruzione elettorale. Un grande avversario di Giolitti, il socialista liberale Salvemini, sapete di dov'è? Di Molfetta, vicino a Bari. Gaetano Salvemini, sapete che c'è Caparezza, no? Il rock e rapper di Molfetta, conoscete le canzoni di Caparezza, che si chiama Michele Salvemini. Caparezza, Michele Salvemini, il rock e il rapper che piace tanto ai giovani, è un lontano parente dello storico, dello storico, dello scrittore, del politico Gaetano Salvemini. Salvemini andrà sempre contro Giolitti e conierà anche una famosa espressione per definire Giolitti, lo definirà il ministro della malavita, d'accordo? Il ministro della malavita. Salvemini scrive, documenta con delle testimonianze di prima mano la corruzione elettorale, che erano bande di malavitosi, di mafiosi al servizio degli agrari, al servizio dei grandi latifondisti baroni meridionali che controllavano il voto, o compravano i voti dei contadini, delle masse popolari, o li minacciavano, li accompagnavano fino all'ingresso dei seggi. Questi si chiamavano mazzieri, il nome già dice qualcosa. Questi mazzieri, questi malavitosi al servizio della grande proprietà agraria del meridione, questi mazzieri costringevano i contadini a votare per il candidato liberale giolittiano, a volte accompagnavano, controllavano il voto, accompagnavano i contadini fino all'ingresso dei seggi, e se in quel seggio elettorale spesso non vi erano abbastanza, non venivano fuori non veniva fuori quel numero di voti che era stato calcolato, che era stato previsto per il candidato giolittiano, i mazzieri poi entravano in azione, facevano qualcosa di poco piacevole nei confronti dei poveri contadini, di questi elettori che venivano appunto o comprati o costretti. Quindi si dice che Salvemini, Giolitti, che ebbe sempre moltissimi voti nel meridione italiano, utilizzasse questi metodi
mafiosi, corruttivi, clientelari, proprio di controllo del voto. Salvemini, che era del sud di Molfetta, Salvemini appunto è un grande storico ed era un politico socialista, ma socialista molto liberato, accusò proprio continuamente, cioè proprio Salvemini era la bestia nera di Giolitti, e il suo nemico numero uno, lo chiamava il ministro della malavita, d'accordo? Quindi il Sud sarebbe stato trascurato da Giolitti, è vero questo oppure non è vero? Alcuni dicono che in realtà non è proprio così, che Giolitti avrebbe comunque delle scusanti. Giolitti aveva destinato moltissimi soldi al Sud, ma questi furono tutti spesi per il terribile terremoto seguito da uno tsunami a Messina e a Reggio Calabria nel 1909. L'intera città di Messina e buona parte di Reggio Calabria furono distrutte da un terremoto, sicuramente il peggior terremoto degli ultimi secoli in Italia, seguito da uno tsunami. Morirono almeno 150.000 persone. Messina, Reggio Calabria e tantissimi altri centri furono ricostruiti, dovettero essere popolati. Pensate, a Messina era morta la maggior parte della popolazione, dovettero essere popolati da cittadini italiani provenienti da altre città. Per fare questo, si disse, Giolitti lo fece molto bene, ricostruì a puntino Messina, Reggio Calabria, cioè il processo di ricostruzione, capite? Processo di ricostruzione ingoiò praticamente tutti i soldi che Giolitti aveva messo a disposizione per il Sud, per l'industrializzazione del Sud. Un terremoto terribile, una tragedia che tra l'altro mise in evidenza la pochezza, la disorganizzazione delle strutture dello Stato italiano. La gente era sopravvissuta in buona parte sotto le macerie, ferita sotto le macerie, venne soccorsa con un enorme ritardo. La notizia arrivò in ritardo, gli aiuti ai terremotati arrivarono in gravissimo ritardo dopo 2 giorni. A soccorrere i sepolti dalle macerie Messina e Reggio Calabria per primi furono i marinai di alcune navi straniere, soprattutto inglesi. Ci fu questa tragedia di Messina, si disse tutti i soldi per il Sud furono spesi poi per la ricostruzione, per aiutare questi posti. Giolitti concepiva in qualche modo gli aiuti al Sud sempre come piani straordinari. Piano straordinario per Napoli, piano straordinario per la Basilicata, cioè avevano sempre questo carattere, un carattere quasi, come dire, emergenziale. Così venivano presentati gli interventi dei governi Giolitti a favore del meridione. Molto spesso questi piani straordinari si risolvevano in soldi che venivano dati a pioggia e che venivano, capite, venivano presi da qualcuno che in realtà non produceva nessun tipo di sviluppo, si perdevano nei meandri della burocrazia, della corruzione, del ladrocinio. Quindi emerge, già c'era sin dall'unità d'Italia, ma emerge la questione meridionale, quella che viene chiamata questione meridionale. Il Parlamento italiano, i governi si interessano di questo, mandano degli esperti al Sud, degli agronomi, dei sociologi, degli studiosi, vengono fatte delle relazioni, viene creata una commissione parlamentare per affrontare la questione meridionale, ma niente succede. L'Italia meridionale era di gran lunga più povera, meno sviluppata dell'Italia centro-settentrionale. Lo era già, attenzione, all'atto dell'unità, cioè con l'unità d'Italia già l'Italia meridionale era più povera del resto d'Italia, ma attenzione, durante il Regno d'Italia e fino a Giolitti questa differenza tra il sud Italia e il centro-nord Italia si approfondì, cioè la distanza che purtroppo
regnava tra il sud e il nord Italia, anche nel periodo di Giolitti, divenne sempre maggiore a scapito, ovviamente, dell'Italia meridionale. L'Italia centro-settentrionale si arricchiva, l'Italia meridionale no, o addirittura si impoveriva. Se sia colpa di Giolitti o sia colpa non so di chi, dei meridionali stessi, non lo so, ci sono varie interpretazioni. Comunque questa era la situazione. I meridionali iniziano a emigrare in massa, di questo abbiamo già parlato, però l'emigrazione meridionale è proprio successiva al 1900. Inizia proprio, cioè la grande migrazione meridionale per la maggior parte si situa proprio negli anni di governo di Giovanni Giolitti. Fino al 1900 ad emigrare erano i meridionali, però più dei meridionali erano i settentrionali, d'accordo, che andavano in Svizzera, in Austria, in Germania, in Francia, in Inghilterra, ma soprattutto in America, sia negli Stati Uniti d'America, sia nei paesi del centro-sud America, in particolare il Venezuela, l'Argentina e così via. Invece, attenzione, a partire dal 1900 emigrano soprattutto i meridionali, perché la situazione nel centro-nord è migliorata economicamente. A emigrare sono sempre più i meridionali nell'epoca giolittiana e mentre prima c'erano molte destinazioni, a partire dal 1900 la destinazione privilegiata è una, cioè gli Stati Uniti d'America. Questi contadini meridionali che emigravano spesso erano analfabeti, non conoscevano spesso alcun mestiere, si trattava a volte di donne con dei bambini piccoli, cioè condizioni veramente disperate. Abbiamo già detto che l'emigrazione italiana, perché le cose dobbiamo dirle, non dobbiamo censurarci, non dobbiamo fare una storia edulcorata, una storia falsata in nome di una sorta di politicamente corretto. L'immigrazione italiana è una pessima pubblicità dell'Italia nel mondo. Gli immigrati italiani molto spesso non si integravano, avevano difficoltà a integrarsi, vivevano in situazioni di miseria e di prostrazione sociale, quindi iniziarono a essere odiati dalle popolazioni locali che di riflesso odiavano in generale anche l'Italia, cioè l'Italia diventa antipatica un po' a tutti nel mondo, così come gli italiani. A Londra gli italiani furono accusati di vendere i propri bambini, cioè era l'unico gruppo etnico che vendeva i propri figli, non lo facevano neanche gli zingari. Non parliamo a New York oppure negli Stati Uniti d'America, gli immigrati italiani hanno grosse difficoltà, vengono disprezzati, c'era razzismo nei confronti degli italiani, quindi purtroppo un pezzo d'Italia per la disperazione, perché i contadini del sud e del Veneto, da Giolitti, da altre classi dirigenti o da qualcun altro, non lo so, sarà colpa anche di qualcun altro, non ottennero assolutamente niente, invece di morire di fame, portarono la disperazione italiana all'estero, spesso in America, soprattutto a New York, ci si rivolgeva con epiteti insultanti agli immigrati italiani. Spesso uno, quando faceva mostra di essere italiano, veniva riconosciuto come italiano, veniva chiamato Napoli, Napoli, anche se non veniva da Napoli, c'era un italiano, e Napoli, Napoli, e non c'è molto da ridere, oppure veniva chiamato Maccaroni, Maccaroni. Così, la tragedia dell'emigrazione italiana, su cui ci sarebbe molto da dire, la regione da cui emigrano più contadini disperati a partire dal 1900 era la Sicilia, una regione dove non c'era niente, che non dava assolutamente niente, niente da vivere. Quindi la questione meridionale, l'arretratezza del mezzogiorno c'era già anche prima dell'unità d'Italia, anche nel momento in cui si avvizza l'unità d'Italia, però la questione meridionale con il Regno d'Italia peggiora. Il Regno d'Italia non è riuscito a fare assolutamente nulla per migliorare la situazione del meridione, anzi, questa situazione peggiora e peggiora anche negli anni di governo di Giolitti, d'accordo?
i contadini meridionali, ma anche i contadini del Veneto, vengono repressi duramente da Giolitti. Ci sono tante critiche, d'accordo, da parte di Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini era uno dei cosiddetti meridionalisti. Mi fa ridere che oggi molti chiamino meridionalisti quegli imbecilli dei neoborbonici che falsificano la storia, una vera vergogna. I neoborbonici che ovviamente sono esclusi da qualunque ambito accademico, serio, eccetera. I veri meridionalisti sono personaggi che non facevano vittimismo meridionale, erano dei patrioti, erano dei liberali, non erano certo persone che rimpiangevano i Borboni o il sovrano assoluto, come i cosiddetti neoborbonici di oggi, personaggi come Salvemini, che era pugliese, oppure personaggi come Nitti. Nitti, vedremo in seguito, avrà anche, scusate, cambio pennarello, avrà anche otterrà anche delle cariche politiche di grande rilievo, Francesco Saverio Nitti, oppure Giustino Fortunato. Salvemini era pugliese, Nitti e Fortunato erano lucani della Basilicata, erano grandi storici, grandi scrittori, personaggi che purtroppo oggi non legge più nessuno. Dal mio punto di vista, Giustino Fortunato è il più interessante di questi. Ce n'erano anche altri che erano pugliesi, che erano campani, che erano siciliani. Le grandi intelligenze, le grandi menti della cosiddetta corrente del meridionalismo italiano non è che fossero tutti uguali, avevano idee differenti, non erano dei piagnoni, dei vittimisti meridionali, erano persone di grandissima cultura, di grandissimo spessore. Nessuno più legge libri di Giustino Fortunato, un personaggio di grandissimo rilievo che scrive benissimo, un pessimista radicale, sobrio, che visse spesso in isolamento, che non volle accettare cariche pubbliche di nessun tipo. Quindi emergono anche questi personaggi, questi grandi teorici politici, i cosiddetti scrittori e storici meridionalisti. Un'ultima cosa sull'industrializzazione italiana, poi nella prossima lezione, l'ultima di questo ciclo di macro lezioni sul Regno d'Italia, dal 1861 al 1914, vedremo il rapporto di Giolitti con i partiti politici, le sue maggioranze e così via. Un altro aspetto della politica di Giolitti. Non solo le industrie pesanti hanno successo in Italia, ci sono anche industrie di beni di consumo che diventano leader a livello mondiale, questo per dare il segno dell'importanza dell'industrializzazione italiana durante l'epoca di Giolitti. Le automobili, la Fiat fondata nel 1899, una delle più antiche case automobilistiche del mondo, la Lancia a Milano fondata nel 1906, Alfa Romeo, altra casa automobilistica a Milano, fondata nel 1910, e le macchine per scrivere che diventeranno leader nel mondo, le macchine per scrivere Olivetti, fondata a Ivrea in Piemonte nel 1908, e così tante altre industrie, anche industrie alimentari, manifatture, però al sud non c'era quasi niente. Al centro-sud si sviluppano quasi soltanto industrie tradizionali come quelle della ceramica, come quelle della carta e così via. Proseguiamo e concludiamo Giolitti la prossima lezione.